saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo di nuovo un gruppo prog technical thrash metal ucraino che rispetto a solo pochi mesi fa sembra aver fatto passi da gigante in avanti. Frettolosi. Così avevamo giudicato giusto qualche mese fa i Cosmic Jaguar nella video recensione dell'EP The Order of the Jaguar Knights. Puoi recuperarla al link qua su in alto se vuoi. Era il secondo disco che questo gruppo ucraino faceva uscire in 2 anni di esistenza e si sentiva che era stato messo su in maniera sbrigativa. Nonostante ciò, però, abbiamo deciso lo stesso di dare una seconda possibilità all'ensemble col full length L'Era del Jaguar. Uscito lo scorso 29 maggio, pochi mesi dopo The Order, rischiava di essere anche più frettoloso del precedente. E invece, stavolta i Cosmic Jaguar ci hanno stupito. In primis, lo stile del gruppo si è evoluto, seppur in maniera naturale. Di base rimane un thrash metal ipertecnico con una forte tendenza al progressive, condito dai caratteristici testi ispirati a storia e mitologia azteca. Tuttavia, se in The Order c'era poca coesione tra la componente thrash e quella prog, stavolta gli ucraini hanno reso il tutto più organico. E non solo, ben inserite sono anche le tantissime influenze presenti nel suono di L'Era del Jaguar. Tra flauti dal gusto esotico, voci pulite e femminili da un lato e influssi invece più estremi, soprattutto death metal dall'altro, il suono del gruppo si è avvicinato con decisione all'avant-garde. È l'origine di un disco davvero complesso, strapieno di elementi e per questo difficile anche solo da analizzare. Complice anche un filo di ripetitività, il difetto maggiore dei Cosmic Jaguar. Ogni tanto le impostazioni dei riff e dei ritmi tendono ad assomigliarsi. Ciò non toglie però che in L'Era del Jaguar quasi ogni canzone abbia lo stesso le sue caratteristiche peculiari e la sua personalità, oltre che il giusto livello di ispirazione. Seppur ognuno sia ripiena all'estremo di tecnicismi, gli ucraini hanno fatto un lavoro eccellente per non rendere la propria musica un ammasso informe di elementi, né un semplice sfoggio di bravura. Unendo a questo le doti tecniche elevate già rilevate nell'EP e un ottimo livello generale, ne deriva un disco molto sostanzioso, con diverse canzoni che spiccano. Si può citare per esempio Eight Lord of Knights. Brilla molto tra tecnica sopraffina, cavalcate trash, passaggi rabbiosi al limite col death, ma anche aperture a tratti persino col flamenco, un labirinto in cui ci si perde in maniera piacevole. Oppure si può citare la conclusiva La Noche Triste, il brano più progressivo del disco, tra ritmi etnici, tanti cambi di tempo e un bel senso di aggressività, ma senza mancare di aperture più profonde. Le tracce migliori sono però Ashes in Ice e Decapitated Lunar Goddess. La prima presenta un bellissimo dualismo tra i momenti più rapidi, urgenti e le prime aperture con la voce femminile, dolce e profonde, condite da momenti che mescolano le due anime. La seconda invece vive su un contrasto forte tra strofe feroci, death metal puro, che poi virano in bridge melodici, e quindi in ritornelli aperti, sognanti, persino catchy, con la delicata voce di Cimalmo. Da citare infine sono Obsidian Mirror e The Shorn One, già presenti in The Order. Vista la loro natura tecnica comune all'album e al fatto di essere state riviste e riregistrate con più consapevolezza, in questo contesto funzionano meglio. Soprattutto la prima impatta benissimo. Rivista rispetto all'EP, qui risulta quasi orecchiabile tra gli altri brani più complessi e riesce a esprimere tutto il proprio potenziale, il che la rende non distante dai picchi del disco. Il tutto inoltre è corredato da una registrazione non perfetta, un po' grezza, ma che non limita troppo la resa dei riff e certo non intralcia la parte più tecnica. In definitiva, L'Era del Jaguar per noi si è rivelata una bellissima sorpresa, un disco densissimo di elementi ma mai fine a se stesso nella sua estasi strumentale. È vero anche che, nella citata lieve ridondanza, i Cosmic Jaguar dimostrano ancora un filo di immaturità. Ciò però significa soltanto che gli ucraini possono crescere ancora. Ci riusciranno? In attesa di scoprirlo, se ti piace il metal più tecnico e intricato, non possiamo che consigliarti questa loro ultima fatica. Ti troverai tra le mani 40 minuti sostanziosi e godibilissimi. Voto di Heavy Metal Heaven 85 su 100. Per oggi abbiamo concluso. Se ti abbiamo incuriosito a proposito di quest'album, dicelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. In più ti invitiamo a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei nuovi video pubblicati settimanalmente. Puoi infine venire a trovarci su Instagram, Facebook e Twitter. I link sono qui sotto, in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!